Questa settimana l'arte del Vangelo racconta la lode di Gesù al Padre per essersi rivelato ai piccoli. L'immagine da cui partiamo non è quella di un affresco o di un mosaico, per una volta, ma è quella di un antico testo che riporta il Vangelo di Matteo di questa domenica. Si tratta del papiro P62, risalente al IV secolo e conservato all'Università di Oslo in Norvegia. Contiene frammenti del capitolo 11. Fa parte della traduzione dei 70 in greco, come quello che vediamo qui, e copto. Ritrovato in Egitto, fu pubblicato nel 1945. Qui vediamo il testo greco trascritto. Fa riflettere, pensare alla cura e all'amore con cui le parole di Gesù sono state ascoltate, meditate, trascritte, trasmesse di generazione in generazione. Parole sorprendenti, inusuali, non sempre facili da comprendere, eppure aperte, rivolte più facilmente ai semplici piuttosto che alla presunzione di quanti si credono sapienti. La seconda immagine è un quadro e probabilmente la scelta potrà sorprendere. Quello che vediamo è Terrazza del caffè la sera di Van Gogh, un'opera del 1888 realizzata con olio su tela, ora al Kröller-Müller Museum di Otterlo, nei Paesi Bassi. Nel quadro siamo ad Arles, in Provenza, dove il pittore vive ormai da alcuni mesi nella famosa Casa Gialla, assieme al collega pittore Paul Gauguin. Il quadro è stato realizzato direttamente nella Place du Forum, dipingendo di notte. I colori sono il blu della notte particolarmente evidenziato dalla illuminazione a gas dei lampioni con il suo tono giallo, oltre che dalle stelle. Van Gogh è precisissimo. Pianeti e stelle del cielo non sono posti a caso, ma rappresentano esattamente la posizione che avevano la notte tra il 17 e il 18 settembre 1888. Tavoli e sedie ospitano, poggiati su una pedana di legno, alcuni avventori e un cameriere. Altri tavolini sono posti sulla strada, dove alcune persone passeggiano. Possediamo un disegno preparatorio, fatto sempre nel settembre del 1888, ora al Dallas Museum of Art di Dallas, Stati Uniti. Qui vediamo la piazza come oggi, non troppo dissimile da quella di 140 anni fa. Come si è detto, predomina la luce gialla delle lampade a gas, ma c'è anche quella delle stelle e anche il chiarore della luna, anche se il satellite non è visibile. Van Gogh è riuscito a creare un effetto notturno senza usare il nero. Ma perché presentare proprio questo quadro per raccontare le parole di Gesù che loda il Padre per aver nascosto ai sapienti e rivelato ai piccoli? Nel 2013 lo studioso statunitense Jared Baxter ha sostenuto che l'opera presenti un riferimento all'Ultima Cena. Sulla pedana ci sono 11 persone sedute e una in piedi, in ombra, sulla porta, che rappresenta Giuda. La figura centrale con i capelli lunghi rimanderebbe a Gesù.
Sullo sfondo si staglia una croce. Non spetta a me dire quanto sia credibile questa ipotesi, peraltro sostenuta anche da alcuni storici dell'arte come Bill Kloss o dal giapponese Tsusaka Kodera, il quale ha pubblicato una serie di libri che studiano l'uso dei simboli cristiani da parte di Van Gogh, facendo riferimento tra gli altri al dipinto Il Seminatore, sempre del 1888. D'altra parte, nel periodo in cui Van Gogh realizzò Terrazza del caffè la sera, scrisse a suo fratello Théo, facendo riferimento al dipinto e affermando che aveva, virgolette, un enorme bisogno di, devo dire la parola, di religione. Nel 2004 la professoressa dell'UCLA Deborah Silverman ha pubblicato il libro Van Gogh e Gauguin, The Search for Sacred Art, dove ha scritto, virgolette, che l'arte di Van Gogh si era evoluta nel 1888 in un progetto simbolista che può essere chiamato realismo sacro. Non sapremo probabilmente mai se davvero Van Gogh avesse inteso alludere all'Ultima Cena. Eppure resta vero che un'opera d'arte, quando è tale, è capace di ospitare significati che vanno al di là delle stesse intenzioni esplicite dell'autore. Se assumiamo l'atteggiamento dei sapienti, di coloro che già sanno, difficilmente saremo in grado di scoprire i sempre nuovi significati che la parola dei Vangeli ci propone. I semplici non sono coloro che sono superficiali, banali, come dire sempliciotti. Sono quelli che accostano con umiltà e sanno che a ogni lettura il Vangelo è nuovo, così come l'incontro con ogni persona, così come la contemplazione di un quadro. Van Gogh, che qui vediamo in un autoritratto del 1887, ha descritto quest'opera in una lettera per una delle sue sorelle, ne aveva 3, e questo credo sia il commento migliore a quello che stiamo vedendo, con le parole stesse dell'autore. Scrive Van Gogh: «Ho dovuto interrompere il lavoro per cominciare un nuovo dipinto, ritraente la parte esterna di un caffè nella notte negli ultimi giorni. Sulla terrazza del locale ci sono delle piccole figure di gente che sta bevendo. Delle grandi lanterne luminose gialle illuminano tutta la terrazza, la facciata, il pavimento e addirittura si proietta sulle pietre della via, trasformandole in un color viola rosa. La facciata delle case sulla strada che si dirigono lontano sotto un cielo blu e le stelle sono blu scuro o viola con un albero verde. Si tratta di un quadro di notte senza il nero. Niente se non un bellissimo blu, viola e verde e nelle vicinanze la piazza illuminata e colorata con giallo limone, quasi sulfureo. Mi piace molto dipingere la zona di notte. In passato gli artisti erano abituati a disegnare e a dipingere la scena partendo dal disegno della mattina. Ma quello che trovo più adatto per me è dipingere la scena direttamente, così. È vero, potrei scambiare un blu per un verde nella notte, un blu lillà per un rosa lillà, dato che non puoi capire la natura del tono chiaramente. Ma c'è un solo modo per staccarsi dal nero tradizionale della notte, con una povera, pallida e biancastra luce, ma in realtà è solo una piccola candela che ci dà il giallo e l'arancione più ricchi. Non mi hai mai detto se hai letto il romanzo Bel Ami di Guy de Maupassant e non so cosa ne pensi del suo talento in generale. Dico questo perché all'inizio del romanzo
c'è la precisa descrizione di una notte stellata a Parigi, con i caffè illuminati del boulevard, e c'è qualcosa del genere nel quadro che ho appena dipinto. Puoi leggere il brano di Gesù nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, versetti 25-30.